Bene ragazzi, siamo tornati sempre qui su JP04 Wrestling e siamo appunto nella seconda parte. Eravamo rimasti in questa schermata in cui Red e JP04 stanno in macchina e andiamo a parlare con Red, direi. Alright, time for a road trip game. If you could face anyone who trained in Calgary in a dream match, who would it be? Isn't it a little early for road trip games? We still have like 2,000 miles to go. Come on, I'll get you started with some options. How about Bret Hart, Jake the Snake, or Rowdy Roddy Piper? Ragazzi, io ovviamente sceglierei Bret Hart perché è un grande, raga, è proprio un grande. Ho visto alcuni suoi match del passato e quindi boh, mi piace un sacco e quindi scelgo proprio lui, ragazzi. That would be so cool to face a legend like that. Could you imagine? No, non sapevo, che non mi ricordavo che dovevo giocarlo, porca miseria. Mi tocca giocare questo match, ragazzi. Ok ragazzi, ci siamo. Match contro Bret Hart. Ovviamente raga, Bret Hart, ho detto prima, è forte. Ho detto è forte, è fortissimo, è stato il migliore. Ma non avevo calcolato che c'era JP04. Scusatemi ragazzi, errore mio. Mi raccomando ragazzi, lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina e condividete il video con i vostri amici. E fatemi sapere nei commenti se volete qualche video in particolare. Ovviamente. Attenzione, reverse. Boom. Cazzetto nella pancia. Power slam. E riswippiamolo all'angolo. Solleviamolo e gli facciamo una mossa dall'alto, ragazzi. Che è la superplex? La superplex, signori, questa fa malissimo. Non è la superplex, sì, veramente. Vabbè, schieni, proviamo a schienarlo, dai. Ragazzi, già siamo arrivati al C1, questa mossa. Bret Hart, che volevi fare? Te la stai vedendo con il migliore. Dai, su, spinto. Dai, proprio perché non ti... Ah, vuoi fare il gradasso, Bret Hart? Olè! Mamma mia! Dammi ora, raga. Mi piace troppo come la fa Sasha Banks questa mossa. Mamma mia. Ragazzi, dentro proprio il cuscinetto dell'angolo. Bellissimo, mi è piaciuto. Harry Swift, ovviamente c'è la schivata. Pugno nella pancia, pugno nella pancia. DDT. Ragazzi, già 3 stelle e mezzo di match, non me l'aspettavo. Già 3 stelle e mezzo di match. Buono. Un altro Irish Whip e stavolta lo ci andiamo così. Con l'elbow. Attenzione. Mamma mia. È una specie di neck breaker questa, una cosa così. Spinebuster, dai. Ma la schivano se... Raga, no, sta mossa è troppo facile da schivare, dai. Ok, manco uno, cioè proprio zero. Quanto vali tu contro di me, Bret Hart? Scusa se ti sto insultando, non volevo dire queste cose. Proprio... Questa mossa è la mia preferita, devo dire la verità. Mamma mia. DDT proprio così, di cattiveria. E Bret Hart scappa da JP04 perché ha troppa paura. Adesso farà lui lo screwjob al posto di Shawn Michaels. Dai. Spinebuster. E adesso proviamo, c'è la mossa finale. Dai su, dai su, dai su, dai su.
L'ha schivata! Pezzo di Bret Hart. Power Slam. No, è una Power Slam, me lo dico io, ok? Basta. Il grip contro le corde. Neckbreaker. Signori. Boh, non saprei che fare, ragazzi, perché dai, fammi la mossa finale, te la schivo, poi la do io e ti finisco. Va bene, ti va bene? Facciamogli un'altra... No. E invece no, ragazzi. Ci vuole girare il braccio. E poi ci do una gomitata sopra. Attenzione. Sì, volevi. Attenzione, è stata la mossa finale perché è la sharpshooter, ragazzi, è la mossa finale, quindi penso che sia messo le gambe per farla. Scagliato contro il palo esterno, siediti e subisci, come ha fatto con AJ Styles. Scagliamolo contro le corde. Oh, close line. Attenzione. Cazzatone rotante che schiva. Che cosa ho appena visto? Volevi. Che ha scatenato la bestia che è lui. Mi si spaventato. Volevi lezzo di un Bret Hart. Spinebuster, boh, direi di provare a chiuderla. Con un 1, con un 2 e con un 3. Vince pure contro le leggende, cioè parliamone. È lui la leggenda, basta, cioè basta. Proprio levatevi tutti, ragazzi, levatevi tutti. Vabbè, i replay sono altamente inutili. Tanto sappiamo già che è il migliore. Non c'è bisogno di rivederlo. Ovviamente vince JB, chi se l'aspettava? Nessuno, vero? Ok ragazzi, dovremmo essere di nuovo in macchina, continuiamo a guidare verso Calgary. Let's go. This is it. The home of the famous dungeon. I swear, I can almost hear the wrestlers of the past groaning in pain. That's my stomach. For the past 2 days, I've had nothing but moose jerky, maple puffs, and poutine. Yikes. Look, I just want to say, I know I've been a little skeptical, but now that we're here, I can see us doing this. I mean, once Bret Hart hears how far we drove, he's gonna have no choice but to welcome us right in for training. So, thanks for pushing me on this. Of course. Well, here we go. Hey there. I bet you're here for Bret Hart, eh? Hello. And yes, he's going to train us to be wrestlers. Eh? I'm not sure I'm using that correctly. Is Bret home right now? He is! Hang on a sec. Bret, 2 lovely people are here for wrestling training! He'll be right down. I'm sure he's just putting his tights on, gelling up his hair, finding his sunglasses. He's gotta look the part, you know. Ci sta prendendo per il culo. Of course. Ci sta prendendo per il So are culo. you Bret's housekeeper? Okay, seriously, guys? Ci sta prendendo I'm per il messing culo. with you. So, Bret's not home. No. And he hasn't been for years. The Harts don't live here anymore. But you said... This kind of thing happens like once a month. And I like to have a little fun when I break the news. How is that fun? We just spent 3 days driving here. And I gave myself severe stomach issues. At this point, we'd settle for one of the more obscure Hart brothers or even a distant cousin. Like I said, none of them are here. You seem like nice kids. Stupid, but nice. Next time, do some research before you decide to drive all the way up here. Jeez. Simpatico. So much for Canadian hospitality. I thought you said you checked all this out online. I did. I mean, I searched for dungeon in wrestling, and then some really weird stuff came up, and I kind of got sidetracked. Point being, don't look at my browser history. But hey, we came all the way here. We should at least get a picture. Bella foto. Can we do Mentre su another Instagram. one? I was making a weird face. Tag. Probably on account of the stomach pain. Maybe you were right about us trying to become wrestlers. We've already failed at the first thing on our list.
And maybe we're not cut out for this. Hey, wait, we can't just give up that easily. I have an idea! So you drove all the way to Calgary thinking you were going to train with Bret Hart? I've done some stupid stuff in my life, but that takes the cake. It wasn't our finest moment. But since I had a dad who only looked at the rewards section on the credit card bill, we were able to stay in Calgary and learn from a former wrestler who, at least according to him, trained with the Harts back in the day. I think he just ran next to one on a treadmill once. So that's how you guys hooked up with Riley Flash. Yeah. After striking out at the dungeon, it was kind of our only option. Even though Riley can be a bit much sometimes, he gave us the foundation we needed to get here today. He also gave us ringworm with his dirty mats, but that's a whole other story. Ci siamo. Ragazzi, comunque scusate per prima, hanno bussato alla porta. E quindi, vabbè. Si sente il rumore del citofono. Attenzione. Josie Jane. Bell'angolo. Mamma, questo arbitro quanto è ciccione. Nulla contro i ciccioni, ragazzi, anzi. Ma veramente faceva wrestling. Uno vestito così. Vabbè. Vabbè. Non facciamoci troppe domande. No, raga, non sto scherzando, nulla contro i ciccioni, anche perché ho visto molti wrestler un poco sovrappeso, tipo Marcheri, sono comunque bravissimi wrestler, ragazzi, cioè niente da dire, anzi. Però questo sembra un po' un cretino, scusatemi, come vestito, dimmi tu. Ma cos'era questo bug, signori? Boh, non lo so davvero. Ok, andiamo. Ma ancora bug, ragazzi, ancora bug. Questo gioco è proprio pieno zeppo di bug. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione. Mamma mia. La stiamo facendo fuori a questa povera ragazza, direi. Ma oddio. Ok, ecco qua. Mamma mia. Reverse del drop. Che è il reverse? DDT, signori. Che dire. Attenzione. E dai, fammi fare la presa. No, ho finito le schivate. No, ho finito le schivate, no. Non doveva succedere tutto ciò. Fatto presa. Power slam. Adesso cambio a 3, immagino. Ma che cavolo fa? No. Che cavolo fa? Madonna, quanto è cretino questo. Veramente. Get your feet up on the turnbuckle. Push off and roll backwards. You can pin him like that. Infatti, ascolta i consigli di Red, cioè non è che fai tutte ste cose. Dai, dai, su. Quanto è cretino. Cioè, ragazzi, so combattere più del JB04 del passato. Vogliamo parlarne. Dai, su. Sa combattere meglio lui sull'angolino, proprio bellissimo. You did good. You did good. Catch your breath. We'll get him next time, alright? You good? Beh, ragazzi, dai, su, era una cosa così, un pochino, dai. Abbiamo fatto solo una figura del cavolo. Guys, come here. We need to talk. Di che dobbiamo parlare? Is it about your disgusting ring mat? Because I feel like it's making me itch all over. Hey! What was that for? For playing to an imaginary crowd. It cost you the match. Red, great job. Keep it up. Remind me why I show up here every day to get tortured? That's not torture if you're paying for it. Now, what I didn't tell you was that match was actually a tryout. For what? Is WWE coming to town? Not quite. It was a tryout for the local Winterfest that's coming up. The organizers asked me to put on a wrestling event. That's great. Who are we gonna face? I wouldn't mind a rematch against those two. Slow down.
After what I just saw, only one of you was ready for their first official match. Sorry, Red. You'll get your chance soon. Red's the one who's ready, not you, doughhead. What? When it comes to in-ring ability, Red's got you beat by a kilometer. Isn't that less than a mile? Oh, thanks for the conversion, Albert Asswipe. Bottom line, you're too focused on the entertainment side of things. Maybe you weren't focused enough on the entertainment side of things. Didn't you only appear in WWE like 3 times? 4, if you count the time I helped carry Macho Man to the ring on his fancy chair gimmick. You mean a sedan? No, it was a chair, not a car. Either way, I was in WWE 4 more times than you'll ever be. I'll make it there someday. It's on our list. Oh, yeah, and someday I'm gonna poop golden nuggets. No offense, Red. Whatever. You'll see. Congrats on getting your first match. You know I'll be there cheering you on. Thanks, I know. Speaking of cheering her on, since you like running your mouth so much, you can accompany her to the ring as a manager. That actually might be a better fit for you long term. A manager? That's not what I'm here for. You'll figure this out. I know it. Oh, one more thing. I need to know what to call you so they can advertise the event. That's easy. I'm sticking with Red. Kids started calling me that in high school because of my temper, but I'm gonna turn it into something positive. Okay. Man, what about you? Sticking with Denver? I don't know. Sounds too regional. And omelette-y. I know. How about Albert Asswipe? Nah. Carl Botch, on account of all the moves you botch? I like that one. How about I pay tribute to my wonderful trainer and call myself Riley Flash Jr.? Oh, that ain't happening. Do you have any other nicknames? Trey! No, don't listen to her. I kind of like that. And you can spell it T-R-E, so it's kind of like 3 in Spanish, as in getting a 3 count to win a match. Which probably won't happen very often for you, but you get it, right? Yeah, I get it. Era ovvio, ragazzi, era ovvio. Great. Then Trey it is. Thanks a lot. No problem, Trey. And hey, I just realized we can cross something off our list. Come up with awesome wrestling names. Diciamo, I don't know about the era meglio awesome CP04. part. Assolutamente. Ragazzi, che dire, è finito anche il capitolo 2. Quindi spero anche che questi 2 video sul capitolo 2 vi siano piaciuti. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate se vi piace, no, cosa devo migliorare o altre cose. E noi ci vediamo ragazzi con un prossimo video. Bello.